della montagna qui. Ciao a tutti amici, oggi siamo ritornati in quel torrente in cui abbiamo trovato quelle due pepite dell'altra volta e da 2 siamo diventati 4 persone. La squadra si è arricchita, con noi è tornato Umberto e in più con noi c'è un nuovo ospite che si chiama Chris, ha un canale TikTok molto conosciuto, lui è un TikToker. La nostra missione di oggi non è quella di andare nel punto dove eravamo l'altra volta, ma andremo, anzi o meglio sceglieremo tra 2 location che abbiamo visto l'altra volta, quindi l'avventura incomincia adesso. Eccoli là. Questa è una pianta molto interessante perché quando si è nella natura, per caso si fa del male, Una ferita. questa si lava, c'ha un cicatrice naturale, di solito si tira via queste cose, si lava, si appoggia e di solito entro qualche ora ti crea la cicatrice. Ah, quindi non ti fa uscire più il sangue. Esatto, c'è la cicatrice. Per il momento ci siamo fermati nel posto più famoso di questo torrente. Vogliamo fare un piccolo assaggio qua, già che ci siamo. La prima volta che sono stato qua mi sembra che erano 5 anni fa o 6 anni fa o 7 anni fa, ed è cambiato veramente tanto, a parte gli scavi incredibili. Però io mi ricordo ai tempi che questo era il nostro masso di riferimento, l'acqua passava di lì e noi scavavamo lì. Se riesco vi trovo una foto vecchissima, così capite di cosa sto parlando. E guardate adesso, qua passava l'acqua e adesso qua l'acqua non passa più ovviamente, e guardate che ribaltamento di sassi, che scavo. Adesso il fiume si è spostato più a destra, anche lì scavi, qua passava l'acqua e questo masso qua enorme ai tempi era la parete quasi della montagna qui. Quindi guardate l'erosione che c'è stata da questa parte qui e guardate la caratteristica molto particolare. Questo vi fa capire che questo pezzo qua ha un'origine glaciale. Nel primo pezzo vedete proprio gli strati di materiale, sassi grossi portati dal ghiaccio, e sopra quella striscia che in passato era il limo, cioè era la parte in cui si depositava il materiale in maniera leggera, perché probabilmente qua si era formata una specie di lago e quindi si depositava e ha creato quella, penso che sia 1 metro se non di più, di materiale fino. Tutto quello che c'è sotto o sopra potrebbe essere ricco d'oro. Poi sopra là ci sono altri strati, ma vabbè, è un'altra storia. Comunque interessante quello. Guardate comunque quanto è cambiato. Adesso Christian non aspetta neanche 1 minuto, è già partito in quarta, deve trovare la prima pepita. Quello che mi affascina molto è proprio il cambiamento in pochi anni della zona. Umberto con la canalina, stile americano, con quel tipo di trappola, e Roberto là con un pesce sulla schiena che adesso si prepara anche lui. E adesso incomincerò anch'io. E anche Umberto e Roberto hanno trovato il loro posticino e adesso incominceranno uno scavo nuovo, così voi che ci guardate non potete dire che scrocchiamo gli scavi degli altri. E io non c'ho voglia di andare chissà dove, mi metterò qua tranquillo, in questa zona qua. Se fortuna trovo qualcosa, altrimenti mi sono fatto una bella giornata insieme a degli amici e ho una nuova new entry che è il Christian, che è veramente un ragazzo che avevo già conosciuto in passato in altre situazioni ed è una persona affidabile, quindi diciamo è un piacere con lui condividere anche dei posti non pubblici, ecco. Acqua pronta, setaccio con griglia grossa perché qua ci sono le pepite. Se usassi la griglia solita rischierei di perderle, e si va con calma e si scava in una zona vergine nuova e speriamo.
Qualcuno potrebbe dire, ma Paolo, nel fiume in cui sei devi andare sotto veramente tanti metri per trovare qualcosa. È vero, però bisogna aguzzare anche l'occhio. Dove mi trovo? A valle della frana, dove c'è quel sedimento. Quel sedimento è caduto e se c'era del materiale aurifero, che si spera, probabilmente sì, non è andato sotto in profondità, ma è rimasto in superficie. Meno fatica, massimo rendimento. Dalla teoria stiamo facendo la pratica. Loro sono già a buon punto. Noi adesso incominciamo. Adesso il Christian si mette qua anche lui a scavare. Facciamo uno scavo qui serio e adesso facciamo una piccola pausa caffè e poi proseguiamo. La teoria era giusta. Nel mio buco con un secchio e una palettata ne ho già trovata una piccolina, che non è un grande buco, un grande scavo. Christian sta facendo un traforo qua lateralmente e si sta congiungendo con me, mentre Umberto e Roberto sono due talpe e stanno andando in profondità. Adesso come secchi non so quanti secchi avete fatto finora. 6 secchi hanno fatto. Tu Christian quanti? 3 secchi. Per ora quello più fortunato sono stato io. Chi va piano va sano e va lontano. La pepitina non è grossa, però è una soddisfazione, è questa qua. Missione compiuta, abbiamo anche ripristinato leggermente lo scavo, tanto per non lasciare quel buco profondo, così alla prossima buttata di materiale ha il suo perché. E adesso ci spostiamo da un'altra parte, più in alto, molto più in alto, e vediamo se anche là è fortunata come qua. Ci siamo spostati più in alto e siamo andati in quel famoso luogo che avete visto nell'altro video. Chi se lo fosse perso, andate a vedere il video vecchio, metto quel link così potete andare a vederlo. Abbiamo tolto qualche sasso fastidioso e ora siamo arrivati a quello che ci interessava: argilla. L'oro oltre qua non può scendere, quindi siamo a buon punto. Bene signori, anche questa avventura finisce qua. Direi che è stata molto emozionante, divertente, colpi di scena e siamo stati anche abbastanza fortunati, siamo soddisfatti. Volete dire qualcosa? Un commento a caldo, da sudati? Christian, tu che sei nuovo, che non parli mai. Sì, dai, qualcosina è uscito, bene così, dai. Perfetto. Compagnia fantastica, nuovo compagno d'avventure simpatico, Chris? è assolutamente corretto. Umbe? Niente da dire, No comment. eccezionali. Oh, chi volesse provare questa esperienza mi contatti e organizziamo. Poi vi ricordo che sono usciti anche 2 miei libri, chi fosse interessato vi metto il link sotto, e in più chi volesse conoscere di più Christian vi metto sempre qua sotto il suo canale TikTok e lo potete seguire, lui è molto fortunato. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Ciao. È bravo anche.